Dopo Napoli-Inter 0-3, Jan Sommer, che per molti tifosi dell'Inter è stato il migliore in campo e anche per me, ha ufficialmente superato il numero di partite senza subire gol in Serie A che aveva ottenuto l'anno scorso Andrea Onana, il quale però aveva disputato ben 10 partite in più rispetto a Jan Sommer. E allora anche nel nostro club di Passione Inter e sui nostri canali si è inevitabilmente accesa la discussione, ricordando anche quel dibattito che c'era stato in estate sull'addio di Onana e soprattutto sulla scelta di Sommer come erede, una scelta criticata per l'età del giocatore, per i costi dell'operazione e anche per l'altezza, perché di commenti sul fatto che Sommer sia troppo basso ne abbiamo letti tantissimi. Oggi però i numeri ci dicono che fino a qui Jan Sommer sta avendo un grande impatto sull'Inter. In alcuni tratti addirittura è anche superiore a quello che ha fatto Andrea Onana l'anno scorso, sicuramente per meriti suoi, di un Sommer che sta facendo molto bene, sicuramente anche per meriti di una squadra, di tutta l'Inter, che chiaramente ha sistemato alcune cose, un Inter che però, grazie anche a Jan Sommer, per me è cambiata in alcuni aspetti tattici molto molto interessanti. Ne voglio parlare insieme a voi in questo nuovo episodio in cui vi porto dei dati, dei numeri, un approfondimento che abbiamo realizzato su Passione Inter, sui quali fare poi 5 considerazioni più una conclusiva sul tema del portiere dell'Inter. Prima però, ben ritrovati in questo nuovo approfondimento, amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, così continuate a far crescere il nostro progetto e non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani. Andiamo però subito ai dati, non voglio farvi perdere tempo, poi alla fine vi metterò delle mie considerazioni che ritengo interessanti, importanti, che voglio condividere con voi. Prima però vi faccio vedere, come detto, una tabella che abbiamo realizzato su Passione Inter con tutti i numeri di Onana e Sommer. Chiaramente Onana ha giocato molto di più, sono dati questi che fanno riferimento a tutta la scorsa stagione giocata con la maglia dell'Inter e quindi per fare un confronto con Sommer, che invece è ancora all'inizio della sua avventura nerazzurra di questa stagione, tutti i numeri andranno poi relativizzati, fatte delle proiezioni e arricchirò questo con le mie considerazioni finali. Quindi lo vedete da subito, Onana ha giocato 41 partite contro le 18 di Jan Sommer, che quindi ha un minutaggio che è di fatto meno della metà di quello di Onana l'anno scorso. Chiaramente il numero di gol subiti da Onana è molto superiore, 36 a 9 rispetto a Sommer fin qui. Relativizziamo quindi tutto alla media di gol subiti a partita e notiamo subito che però già qui un primo dato è interessante, perché Sommer ha subito mediamente 0,5 gol a partita, Onana 0,88, quindi Onana tendenzialmente ha subito più gol di Jan Sommer, merito chiaramente anche, o demerito, dipende dal punto di vista, anche del rendimento della squadra, per cui tra poco andiamo più in profondità. Sui clean sheet e le partite, quindi senza subire gol, Onana l'anno scorso ha chiuso a 19 tutta la stagione tra tutte le competizioni, Sommer è già a quota 11, quindi la proiezione è che Sommer possa doppiare o comunque possa, anzi no, possa superare, ecco, chiaramente Onana. Doppiare forse è un po' troppo ambizioso, ma ce lo auguriamo. E allora, i primi numeri sono già di per sé interessanti, ma andando più in profondità, abbiamo altre statistiche. Il primo dato ci dice il numero totale di tiri in porta che hanno subito i due portieri. Chiaramente Onana, avendo giocato più partite, ne ha subiti molto di più in senso assoluto, ma riportati sui 90 minuti, quindi la media di tiri in porta subiti a partita nello specchio della porta, ci dice che sicuramente Onana è stato meno protetto dalla difesa dell'Inter, perché ha subito 3,73 tiri in porta a partita contro i 3,06 di Sommer, quindi sicuramente dei demeriti anche dalla difesa l'anno scorso c'erano e lo sapevamo già. Ma leggendo anche il dato sulle parate, vediamo che fin qui Jan Sommer ha una percentuale sulle parate molto superiore a quella di Onana, che era fermo al 77,6%, contro invece Jan Sommer che è all'86,35% di parate. Chiaramente anche questo è un dato che va contestualizzato, perché dipende poi anche dalla qualità dei tiri che concedi all'avversario. Se concedi dei tiri più complicati è normale che la percentuale di parate possa migliorare e poi, come detto, anche sono dati quelli di Onana su tutta la stagione in cui ha affrontato anche avversari molto forti, ovviamente. Però un'indicazione già qui, secondo me, molto interessante ci viene data. Arriviamo poi ad uno dei dati secondo me più interessanti, il post shot expected goal, cioè PSXG è un dato che misura, mettiamolo in maniera semplice, quanto è probabile che il portiere prenda gol
dal tiro avversario, cioè una volta partito il tiro, qual è l'aspettativa che quel tiro diventi un gol, e tendenzialmente questa aspettativa a fine stagione ha portato Andre Onana a dover subire, o almeno ci si aspettava che subisse 37,8 gol, mentre fino ad ora Jan Sommer avrebbe dovuto subire 11,5 gol. In realtà, come abbiamo visto, come dicevamo prima, Onana ne ha subiti 36, quindi meno del previsto, e Sommer addirittura 9. Ciò significa che se noi togliamo agli expected goals i gol effettivamente subiti, Onana ha un valore positivo di 1,8, Jan Sommer ha un valore positivo di 2,5. Quindi quando il dato è superiore allo 0 significa che il portiere è stato particolarmente bravo o particolarmente fortunato, però tenderei a dire particolarmente bravo. E quindi sicuramente in questo caso Sommer ha subito meno gol di quanto ci si aspettasse, e in questo ha fatto ancora meglio rispetto a quello che aveva fatto Onana l'anno scorso. Ha compiuto più miracoli, ecco, potremmo dire. Arriviamo poi ai dati sul gioco coi piedi, e poi ripeto, vi do tutte le considerazioni finali per contestualizzare questi dati. Nel gioco coi piedi, sicuramente il dato che emerge è che Onana tendenzialmente effettuava più passaggi a partita, in ciascuna partita, quindi Onana veniva anche più coinvolto nel gioco coi piedi, andava ad effettuare più passaggi, e dato interessante, effettuava meno lanci, perché la percentuale di lanci sui 33 passaggi a partita di Onana era di 28,8%, mentre sui 27,44 passaggi a partita fin qui effettuati e tentati da Sommer, il 37,24% sono dei lanci lunghi. Quindi anche qui potete notare una differenza che riscontriamo poi anche nei cross stoppati, cioè i cross che in area di rigore sono stati presi e bloccati dal portiere. Onana ne ha bloccati il 5,8%, Sommer fin qui il 4,7%. Questi sono quindi alcuni dati che vi ho voluto portare. Sulla base di questi dati aspetto poi delle vostre considerazioni. Io vi do, come vi dicevo, le mie 5 riflessioni più una sul rendimento di Sommer in confronto ad Onana, e quali differenze quindi riscontriamo nel gioco dell'Inter anche a causa del cambio del portiere. Prima cosa che mi viene da dire è che mediamente, quindi Onana, come dicevamo, ha subito più tiri in porta in ciascuna partita, quindi sicuramente l'Inter quest'anno è migliorata in tutti gli equilibri difensivi, favorendo ovviamente anche il lavoro del portiere. Secondo punto, al netto di questo però Sommer ha comunque una percentuale di parate nettamente più alta fino ad ora, anche se pure qui, come dicevo, vogliamo essere oggettivi al massimo, quindi bisogna dire che è un dato di un'importanza relativa, perché bisogna valutare, come vi dicevo, la qualità dei tiri concessi. Quindi potremmo anche dire che sì, Sommer sta parando di più, ma anche perché magari tutta la squadra concede anche dei tiri meno facili. Però arrivo al dato interessante che vi dicevo, il post shot expected goal meno i gol effettivamente subiti, e qui ci dice questo dato chiaramente che Sommer è stato più bravo o più fortunato, ma io tenderei a dire più bravo, ad evitare dei gol per l'Inter fino a qui. E il 2,5 che vi ho mostrato di Jan Sommer è un dato molto elevato, che lo porta tra i top assoluti in Europa in questa stagione, assolutamente. Gli ultimi due punti, poi, come dicevo, sono due differenze, secondo me, molto interessanti tra Sommer ed Onana. Sommer, come dicevamo, è meno coinvolto nella costruzione rispetto ad Onana e va di più al lancio lungo. E tra l'altro Onana sui lanci lunghi ne sbagliava anche alcuni, non era precisissimo. Ma questa differenza, secondo me, ci dà anche il segnale di un Inter che quest'anno è più verticale a partire già dal portiere. Magari non sempre, in alcune fasi soprattutto, ma di sicuro lo è, e i numeri lo testimoniano. Il quinto punto, poi dicevo, Sommer stoppa meno cross, Onana forse era più dominante all'interno dell'area di rigore, e questo magari sul tema dell'altezza potrebbe anche avere un suo perché. Alla luce di tutto questo, quindi, io credo che Onana sia un ottimo portiere, con un grande potenziale superiore a quello che sta dimostrando per ora al Manchester United. L'anno scorso è stato, secondo me, un valore aggiunto per l'Inter, soprattutto nella parte finale della stagione, e ha azzeccato probabilmente la stagione perfetta. Sono convinto che un altro anno all'Inter avrebbe fatto crescere ulteriormente Onana, che avrebbe fatto ancora meglio in questa Inter che stiamo vedendo adesso,
ma a quelle cifre per me l'Inter ha fatto bene a venderlo e ha fatto bene poi a sostituirlo con Sommer. La ritengo una scelta vincente per l'immediato, soprattutto per questa stagione. Come dicevo in estate, per me Sommer è il profilo giusto per creare meno scossoni con le sue caratteristiche nel raccogliere l'eredità di Onana. E nei dati relativi al ruolo classico del portiere tra i pali, ad oggi possiamo dire quindi che l'Inter con questo cambio ci ha guadagnato economicamente e anche tecnicamente. Poi ci sono sicuramente delle differenze a livello carismatico tra i due, ma comunque Sommer è un leader silenzioso di grande esperienza, ha giocato ad alti livelli, quindi anche nel dirigere la difesa forse ha qualcosina in più anche rispetto ad Onana. Di sicuro non va a favore di Sommer la carta d'identità, per cui presto bisognerà ragionare anche su un erede, ma soprattutto Sommer e l'Inter chiaramente adesso devono mantenere questi livelli di rendimento, perché come dicevo Onana ha quei numeri su un arco di stagione più ampio, cosa che è ben diversa rispetto ad un campione di partite inferiore. Il punto però di questo contenuto di oggi era andare ad analizzare in profondità come sta andando Jan Sommer, che era stato accolto con molto scetticismo, coglierne quindi degli indizi che spero di avervi messo sul tavolo, per cui mi aspetto dei vostri commenti, altri spunti da parte vostra se vogliamo confrontarci su Sommer, che impressione vi ha fatto fin qui e che voto date alla sua partenza di questa avventura in maglia nerazzurra. Aspetto i vostri commenti, li leggiamo in diretta alle 19:30 e se questo approfondimento vi è piaciuto, se questi contenuti vi sono piaciuti, fatecelo sapere, continueremo a portarveli. Valutate la possibilità di abbonarvi al nostro progetto per permetterci di fare sempre più questo tipo di lavoro e di portarvi nuovi approfondimenti di questo tipo. Potete abbonarvi con meno di 2 caffè al mese dal canale, quindi valutate questa possibilità per avere accesso anche a dei contenuti aggiuntivi. Vi lascio con un approfondimento esclusivo che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Se non l'avete ancora ascoltato, mi raccomando, trovate il link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.